afternoon, everyone. Good afternoon, Chef. Happy Wednesday. Happy Wednesday, Chef. Two new faces in the circle. I'm Daniel Hum, chef and owner of 11 Madison Park in New York City. This restaurant was here even before I was here. It was a French brasserie when it first opened, and I think change is very much within its DNA. There's been many different chapters. Now we are in the plant-based chapter. It felt like that we wanted to use our creativity towards plant-based eating with everything that's going on around the world. We felt that we had a responsibility and also a voice that could be powerful for change. In real estate, people always talk about location, 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 and in restaurants, it's people, people, people. And as beautiful as this restaurant is, without the amazing team, it's just an empty shell. So we're very lucky to have such bright talents and people who are so passionate about what we're doing. And even with plant-based eating today, I think it has attracted a whole new generations of chefs who want to be part of this next chapter. Well, I'm excited for you to meet the team today. They're such incredible people and talent, and their talent, it's professionally, but they're also amazing humans, as you will see. But of course, with Dominique and Laura and Josh and Mattia and Stefano, and just to name a few, but I think you're in for a treat and you get to see behind the scenes. Hi, my name is Dominique Roy. I'm the chef de cuisine and partner at 11 Madison Park. We have an amazing and big team. We're all the way up to 150 employees. 75 of them are in the kitchen, and we have up to 12 sous chefs. Basically at EMP, the operation works almost 24/7. There's only 2 hours of the day where there's no one here. The day starts as early as 4 a.m. for all the bread production. And after that, we have an EM team that starts as early as 6 a.m. to do all the production, the stocks. So this is the pastry area of the kitchen. This is where we do all of our production and then our plating. So we do, early in the morning, we do pretzel production and bread production, which is happening right here. And then during service, this exact area turns into where we plate all of the desserts. Here we're making our bread. So right now Mary is starting to do the lock-in phase of the butter, which means that she rolls the dough out, puts the butter in, and then folds the dough over. Obviously, we have to use plant-based butter here. So that has been a little bit of a challenge and an adjustment from regular dairy-based butter. So this plant-based butter is a combination of cocoa butter and coconut oil. There's also a little bit of salt in there, but it's a very clean butter. It doesn't have many ingredients in it, and that was really important for us to find one a little bit more clean, less ingredients, and also ingredients that you recognize. Right now we're doing our final sheeting, and that just means we're rolling it out to a nice big piece of dough. She goes back and forth a little bit just so that there's no air gaps between the layers, because then when the bread bakes, you can see some distinct holes between each spiral. So we like to make sure it's nice and tight in the beginning phases so that it's a perfect spiral. So after the jelly roll, we let it rest for a little bit. We portion each piece of bread individually to make sure it is between 48 and 52 grams before putting it onto the sheet tray for baking. Something that's really important to us is like the vegetables. Vegetables is the main focus of what we do now. So having our own farms was something like really important to us, but also all the work that we do with Union Square Market. So getting our team like Stefano and Mattia to be really close to the farmers and to go to the market 4 times a week to get the best vegetable we can get for the restaurant is crucial for what we do.
Siamo a Union Square Market, uno dei market più importanti di New York, di Manhattan. Siamo sulla 14ª, quindi nel cuore della città. E oggi siamo con Diane from Halal Pasture, uno dei nostri farmers, e prenderemo dei vegetali per 11 Mason Park. Oggi abbiamo il tasting con lo chef, proponiamo i piatti su cui abbiamo lavorato per il cambio menù, prendiamo sempre dei feedback, quindi decidiamo poi che direzione prendere, cosa cambiare, cosa non cambiare, si scrivono le ricette, si passano ai cuochi e prendono il nuovo menù. Queste qua sono le fairy tale eggplant, una varietà molto piccola, molto buona, noi la faremo fritta. La taglia che cerchiamo è dai 3,5 inch ai 4 inch, questa diciamo che è una taglia perfetta perché ci dà abbastanza margine per lavorarla e farcirla come faremo oggi. Questi sono i girasoli che useremo per un'insalata, li trattiamo un po' come si trattano i carciofi, usiamo i petali, usiamo tutta la parte interna che puliremo, un processo abbastanza interessante e molto curioso e anche molto buono. And this is the end result of the bread once we proof and bake it. And it's like nice crunch to the top. This bread for our spring season goes together with a morel butter. So the base of the butter is from morel mushrooms. And then we kind of take that base that we cook down and we spin it into our butter. Qui il tasting dei caldi, come potete vedere abbiamo il nostro pane con i nostri 2 burri, burro alle spugnole in primavera e girasole in estate, accompagneranno sempre il nostro pane durante il servizio. This one is pretty good. Yeah, the bread looks beautiful today. Yeah, the butter as well. Yeah. After that, menu change, super important. That's coming around the corner. I think this menu really awesome. There's some cool new dishes. Some of the service pieces too are going to be really a lot of fun. So I'm really excited. There's definitely going to be a lot of real cooking. A little bit more challenging than what we're doing now. So definitely got to get ready. At the end of this week, hopefully gonna have all the recipes, so you can start to we're gonna make timelines. Make sure you start to ask questions about the station, where you're gonna work. It's really around the corner, and yeah, to be successful, really need to be ready. Something that I think is the most important thing, it's to be excited. I think is that what makes a difference at the end of the day. It's just your choice to be excited or be scared. If you are scared and if you comes in and you approach it in a defensive way, it's gonna be hard. But see, if you're excited to learn new things, do new dishes, change system, move station, just move up in the kitchen, and it's gonna make everything easier. It's gonna make the environment better. It's gonna affect your peers, and it's gonna just be successful. No matter what. That's super important. Yeah, 100%. So that's it. That's how good service. Wait! One of the most fun part of working at 11 Madison Park is when service starts. Service is one of the most exciting part of the day because this is kind of where the game starts. The day we do preparation, we're cooking, we're getting set up for the night, but at 5:30 when the door opens and service starts, it's really like playing high level or high competitive sports. So it's really, really exciting. We have the whole team there. We're doing all the way up to 150 guests a night. So during the service, everyone has to be really focused, but also really good and precise. This is really important to us that when we're running service, that the kitchen feels really quiet, really composed from 5:30, and it goes all the way up to midnight. So it's a long and really intense service where we kind of really have to just step it up, go and start the game. I think this one's pretty good.
I think that's something too that is really important and really unique at EMP is like the consistency, because we're executing at a really high level and we really care about our craft and our dishes that we're creating every day. But when we create them, then after that we need to execute it 100 times a night. That's where the difficulty comes. So for us to create system and to be consistent is crucial. So every day at 5 o'clock we're starting our daily tasting. We have every sous chef and every cook putting up every single dishes, every single components. So we're tasting every sauces, we're tasting every purees. We're looking at all the vegetables that has been prepared to make sure that everything is exactly how we want it, so that we can really adjust if things needs to be. Tutte le sere alle 3:30 qua ai freddi, alle 5 ai caldi, i ragazzi tutto quello che hanno preparato lo portano al pass, assaggiamo e se ci sono direzioni da dare, cose da cambiare, cose da rifare, si danno indicazioni e si riparte. La prima portata che abbiamo assaggiato è la nostra celebration. Tutti i menù cerchiamo di fare un highlight di un vegetale che di solito viene dalla nostra farm, in questo caso è seltus e lattuga. Seltus è un vegetale che è un misto tra lattuga e sedano. Adesso questo qua invece è il tomburi e sotto c'è un'insalata di peperoni e una aioli di passiglia. Chef Josh adesso sta assaggiando tutte le varie salse, i vari condimenti che vanno nell'insalata per essere utilizzati stasera nel menù. È un modo per standardizzare e assicurarsi che durante la sera siamo super busy e le cose che dobbiamo tenere d'occhio è l'impiattamento, ma siamo confident che tutti i sapori, che tutto quello che deve essere giusto è giusto. Adesso stiamo assaggiando un'insalata di bitter greens, quindi abbiamo radicchio, castelfranco, lattuga dell'orto e sotto una relish con delle lattughe arrostite e una purea di datteri. Adesso abbiamo finito i freddi, i ragazzi vanno in break e tra mezz'oretta facciamo il tasting ai caldi e poi si va direttamente in servizio. Ready for a job. Ready! Siren service. Ready! Ready to top of the bar. Ready! Adesso il servizio è iniziato, abbiamo i primi 2 ordini dentro, sicuramente la prima sezione più occupata sarà garde manger perché ovviamente tutti freddi, qua i caldi attaccherà tra un 20-25 minuti. Ok, good, that was 75. 75 volt, yeah. La linea che si crea davanti al pass è composta da kitchen server e cook servers che aspettano lo chef li mandi al garde manger o hotline per i piatti che devono prendere. Per ogni dish abbiamo un sous chef al pass, in questo caso chef Marianna che è la nostra sous chef del garde manger. Lei controlla ogni tavolo prima che vada in sala, quindi tutti i piccoli dettagli, i finish touching. E questa è la celebration, tostata con Celtius, poi la bundle con le nostre lattughe della farm. Vengono servite con un cocktail di Celtius e apple. Qua siamo ai caldi, abbiamo 4 piatti principali che sono dai caldi, un soba noodle di un produttore di Brooklyn, un grande maestro giapponese soba con un dashi ai funghi. Per avere un buon risultato di questi noodle sono importanti di sbianchirli, quindi noi li buttiamo in acqua bollente 2 minuti e 15 secondi e poi li sciocchiamo in acqua e ghiaccio per altrettanti 2 minuti e 15 secondi in modo che setta bene tutto l'amido del grano saraceno, perché i soba noodle sono grano saraceno, e poi li teniamo 5 minuti a riposare, li ripassiamo un attimo con un suo brodo di funghi per portarli a temperatura, li serviamo con un dashi di shiitake che condiamo con un po' di wasabi e un sacco di diversi ingredienti. Finiremo con del wasabi fresco grattato, shiitake confit che passiamo un attimo in salamandra, tagliati per dare un po' di tono, 2 fiori di cipolla e un olio ai funghi. Touch of wasabi oil, maybe just a little bit of kick, special lemon too.
Adesso abbiamo i primi due noodles fire, che vuol dire che marciano. 30 secondi, un minuto li portano al pass e dal primo piatto che va a stare a servizio caldi. Table 60, please. This one, we don't need it. Qui nella nostra fry station dove friggiamo il nostro carciofo che è cotto in barigol, pulito e farcito con una masa fatta con taro root, plantain, viene servito con una aioli al cipollotto e una veal di carciofo. So now we're starting our mochi production. So we do this every afternoon. This is Dawn. She is kind of the person who does the mochi almost every day. So she lays out all of the mochi dough punches that she's made previously. And then we have all the candied cherry blossom leaves. And she will line these with the leaves. And right now she's nitroing the inserts that go inside the mochi so that they're nice and frozen. And then she wraps the mochi dough around the ice cream. This is part of our dessert course. So our dessert right now is a rhubarb mochi with strawberries and koji cream. So this is the rhubarb mochi component. This is just meant to be like 2 to 3 bites. And then with that, we also do a bowl of strawberries from our farm. We just dust them with a little caramel sugar, and then we serve them with koji cream, which has a layer of a strawberry umeboshi jam and then koji cream on top. Very fresh. Research and development too at the EMP is like something that we care a lot about. We're changing the menu every season, which is something that we really pride ourselves in. We have a team that works only on the research and development. Josh is actually the head of this team, and basically the way it works is that every season we put up a new menu. Those menu takes about like 8 to 10 weeks to create. We even start a year before with our farm and all the crops and deciding all the vegetables we want to use. 1 week later, we start into the process of researching and developing dishes for the next menu. For example, tomorrow we are having our final tasting for the summer menu. This usually happens every Thursday, where all the sous chefs and chefum, we all gather together. We cook the food and all the dishes that we worked on. And then after that, we taste everything, we photograph everything, we document everything. And this way we're able to keep moving forward. Stiamo preparando il tasting per oggi. Queste qua sono le melanzane di stamattina che abbiamo trovato al market e le facciamo in agrodolce. Ho preparato un agrodolce al basilico. Andrò a cuocerle per circa 15-20 minuti, non troppo cotte, finché sono quasi diciamo al dente. Stefano adesso sta lavorando su un'insalata di girasoli. Qui stiamo pulendo i girasoli, inizio a prendere i petali più belli per l'insalata di dopo, che utilizzeremo crudi per l'impiattamento. Poi lavoro il girasole un po' come un carciofo. Quindi a questo punto il girasole va in acqua, acidola, per non perdere il colore. Questa è la melanzana che abbiamo fatto in agrodolce. Adesso la sto parando, andrò a scavarla leggermente, senza togliere troppa polpa, ma solo cercando di andare a eliminare i semi con il mio aiuto. E vado a farcire la melanzana con una panisse che abbiamo fatto stamattina, condita con una passia pepper paste, quindi una paste di questo peperoncino secco. Questa un po' rispecchia la filosofia del nostro ristorante, la semplicità ma solo apparente, nel senso che quando mettiamo
un prodotto nel piatto, non importa quanto lavoro ci sia dietro, ma essere sicuri che sembri semplice, che non affatichi lo sguardo, che non sembri pesante, soprattutto il cliente. Quindi cerchiamo di lavorare tanto, ma poi minimalizzare quando si tratta di impiattare. Ok, il girasole in questo caso è cotto barigol. Adesso andiamo a fare il nostro carpaccio. Ok, dopodiché andiamo a creare la nostra veal. Quindi andiamo a coppare nel centro. In generale una delle tecniche che usiamo molto al ristorante e che diciamo contraddistingue un po' il nostro stile, facciamo tanti di questi shingle, cerchiamo di lavorare senza alterare il gusto o toccare troppo l'alimento, però di dargli una forma e dargli un taglio un po' particolare, dargli un po' di rifinitura importante, come in questo caso. Assaggia. È morbido questo qua. Città è buono, Bappia. morbido, fatto, Questo qua è quello più acido. No? anche un po' più zafferano. Pure per il colore. Questi tomburi sono i semi dell'albero di cipresso. Questi sono specificamente raccolti per noi nella Kita Prefecture in Giappone. Ha l'aspetto del caviale, però in realtà è meno viscido, è molto più asciutto e ha un po' più di bite, un po' più di masticazione. Noi andiamo a condirlo con una polvere di alganori, del sale di Amagansett di Long Island e per dargli un po' di viscosità, questo slurry fatto con le alghe e dargli un po' di sapidità marina anche. Un po' più di nori Pure più di sale secondo me. e un po' più di sale. Sì, però buono. Ok, adesso vado a preparare la parte superiore, prendo la melanzana, la tagliamo fine fine e andremo a coprire l'altra metà della melanzana che abbiamo scavato e farcito. Ci dà una parte estetica, ma ci aiuta anche in frittura ad avere una parte più crispy rispetto al resto della melanzana agrodolce. Cerchiamo un po' di ricostruire la forma naturale della melanzana, che ovviamente è più spessa sul fondo ed è più fine al gambo. Adesso possiamo andare a friggere. Ho aggiunto uno stuzzicadente alla melanzana perché è molto delicata e non voglio andare a toccarla troppo per non rovinarla. La copro con un po' di farina di riso per far aderire la tempura in maniera migliore. Poi andiamo in tempura delicatamente in modo che tutte le shape di melanzana non si stacchino. La tempura è una tempura abbastanza fine in modo che si possano vedere i dettagli. Infatti già come vedete si riescono a vedere le melanzane. Vado in frittura upside down in modo che non me le spinge fuori la pressione dell'olio. Tempo 20 secondi che si sono settate, posso lasciare la melanzana. Una cottura veloce, 180 gradi, circa 3 minuti. Possiamo togliere lo stuzzicadente che viene via naturale e mi ha aiutato. Finiamo di impiattarla qua al pass. Sono con Chef Josh, che è il Creative Culinary Director del ristorante. Tutto quello che facciamo a livello creativo è in collaborazione con lui, dall'approvazione finale ci dà consigli e ha una grande esperienza, quindi è sempre un punto di ispirazione. Condiamo la melanzana con una purea di melanzana bruciata, una purea di datteri e peperoncino. Andiamo a coprire con una polvere con le pelli della melanzana che abbiamo bruciato. Un po' di pickle Thai chili, abbastanza spicy e dà una nota sweet and sour. Nepitella leaves
and Nepitala blooms. E la finiamo con una cialda della stessa melanzana che mariniamo in un liquido di soia e poi la facciamo disidratare. Perfetto. Adesso impiattiamo l'insalata di girasole. Alla base abbiamo un'insalata di lattuga che viene dalla nostra farm con delle cipolle confit, del girasole e jalapeno per avere una texture diversa. Abbiamo il nostro carpaccio di girasole con il tomburi. Abbiamo un aioli, yuzu e jalapeno. Adesso andiamo a condire le nostre lattughe dalla nostra farm con una vinaigrette allo yuzu. Poi iniziamo a montare la nostra insalata. Utilizziamo anche i semi, sono stati cotti in uno sciroppo e poi fritti, dare un po' una parte croccante. Terminiamo la nostra insalata di girasoli con i petali. Abbiamo dei petali freschi. E aggiungeremo delle chips. Il piatto con una vinaigretta allo yuzu e del fior di sale. Ok, l'insalata di girasoli è pronta per il tasting e speriamo che vada bene. Feels like it could be more crispy. Like it doesn't feel. Not so much color in the fried food. Yeah. Hey, Chef Josh puts it, depends which one, like, would it. E adesso abbiamo il tasting della nostra insalata di girasoli con la lattuga della nostra farm e il tomburi. So, the sauce made with sorrel, mint and arugula. Sauce is delicious too. That's the new herb that we put is tarragon. There's no epazote, there's no cilantro. Something that I feel it's important is like I feel like we kind of like lost the consistency a little bit in the barigold. With Arshok it's fine because at the end of the day you fry, you don't really see, but with this one it's gonna be too, yeah. È andata bene, dobbiamo fare un po' di aggiustamenti ma in un paio di settimane siamo pronti. I hope you loved this view behind the scenes of our restaurant. We don't open the doors to everyone, so you're very lucky to have had this moment with us. Well, thank you for spending the day with us at DMP. We're really excited to have you, Italia Squisita, in New York here. And ciao, thank you.